Loro erano un annetto che montavano ed erano un po' incastrate e il loro editorial advisor ha visto il documentario e ha detto dovete chiamare Marco, he will fix it. Siete all'ascolto dell'Iconic Podcast, il podcast che dà voce a chi nei titoli di coda compare in piccolo, ma fa grandi cose. Io sono Carola, talent manager e vostra investigatrice privata della post-produzione. Siamo tornati con la seconda stagione e anche quest'anno incontreremo persone iconiche e assolutamente normali, che lavorano dietro le quinte del mondo pubblicitario e cinematografico, svelando storie, retroscena e segreti di post-produzione. È un editor di fama internazionale, capace di trasformare il montaggio in arte narrativa. Ha collaborato con registi iconici come Spike Lee e Wim Wenders, è partner di Union Editorial e ha costruito una carriera che spazia dall'opera lirica alla pubblicità, passando per il cinema e la narrazione documentaristica. Oggi con noi abbiamo Marco Perez. Ciao. Ciao Marco. Grazie. Grazie a te. Come stai? Bene, bene. Ho un sacco di domande per te, quindi partirei subito col botto. Vai. Partirei dalla domanda del podcast, la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. Ogni storia che si rispetti ha il proprio perché. Quindi mi chiedevo, perché sei diventato editor? Hai deciso di intraprendere questa carriera? Beh, all'inizio non sapevo che carriera volessi intraprendere, ma mi ricordo benissimo che da bambino andai a vedere uno spettacolo d'opera lirica, da Thais di Massenet all'Opera di Roma, e mi piacque tantissimo. E quindi la mattina dopo, quando andai a scuola, cercavo di raccontare questa cosa ai miei compagni, ma mi rendevo conto che non avevo gli strumenti, che non riuscivo a comunicare il piacere estremo che avevo provato la sera prima. E il desiderio di far provare questa emozione agli altri è poi quello che mi ha guidato nelle scelte che ho fatto nella mia vita. Wow! Cioè la cosa è proprio, no? Io volevo e voglio cercare di far sì che le persone siano felici quando vedono una cosa e quando io cerco di raccontarla. E non hai pensato che questo potesse essere fatto solo con la scrittura, ma pensavi di poterlo fare tramite il video? No, in realtà non ero neanche così razionale avanti in questa cosa. Per me il montaggio è stata una scoperta molto tarda. Io ho lavorato in teatro, nell'opera lirica, come dicevi prima, da ragazzo, appena finite, neanche avevo finito la maturità, che ho cominciato a lavorare e non avevo mai pensato al cinema come una cosa per me. Non si sapeva, avevo una visione molto naif di come si faceva il cinema. Quindi tu hai iniziato nell'opera lirica, ma facendo esattamente che cosa? Facevo l'aiuto regista. Facevo ok. l'aiuto regista di un regista che era anche regista, costumista e scenografo, e quindi poi mi occupavo di tutto quanto. E un giorno, con un altro regista nel corso degli anni, stavamo preparando uno spettacolo con le proiezioni e io volevo capire come funzionava, perché per un aiuto regista è fondamentale sapere come funzionano, come lavorano tutti i reparti, in modo tale che li puoi proteggere dalle domande estreme e incredibili di un regista, e siccome sanno che tu li proteggerai, li puoi spingere fino al limite, perché sanno che non li butterai giù del burrone. E che cosa è successo? Io faccio un anno di servizio civile e mentre fare l'aiuto regista è un lavoro che fai 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quello che era stato buono, io facevo il servizio civile, finivo di lavorare alle 6, salivo in bicicletta o in motocicletta, andavo in Moviola dove lavorava Roberto, e poi dalle 6 a mezzanotte, all'1 sistemavo loro si lavorava in pellicola, Roberto e il regista con cui stavo lavorando segnavano le buone, io gli facevo i rulli delle buone, i rulli degli scarti, il rullo delle riserve, eccetera, e lavoravo, e ho cominciato a lavorare. Poi proprio quell'anno ci fu una opening al centro sperimentale, che all'epoca prendeva 6 montatori una volta ogni 3 anni, io feci il concorso, lo vinsi e poi Wow! E da lì hai iniziato? E da lì ho iniziato. E poi tu sei andato poi anche all'estero? Sì, poi in realtà prima sono passato da Milano per qualche anno, sono stato a Milano per 3 anni più o meno,
perché poi mi sono innamorato di una ragazza di Parigi e quindi mi sono quindi trasferito basta. mi sono trasferito a Parigi, un po' per amore, un po' perché era anche arrivato il momento in cui iniziavo a lavorare con tantissimi registi internazionali, e quindi prima lavoravo solo in Italia perché ero in esclusiva con l'editorial di Giovanni Morelli, e poi invece decisi di andare a Parigi, e da lì appunto era molto semplice per una produzione dire no, il regista è contento, vogliamo Marco a Madrid, facciamo prendere l'Eurostar e vai a Londra, E via. andiamo ad Amsterdam, a Monaco, a Berlino eccetera, o a Milano, e così diciamo ho passato in realtà gran parte della mia vita adulta, la maggioranza della mia vita adulta all'estero, perché poi dopo Parigi mi trasferii a New York e poi da New York a Los Angeles. E dalla prima esperienza della lirica cosa ti porti dietro rispetto adesso alla tua esperienza lavorativa? Da un lato forse per quanto riguarda il lavoro in sala di montaggio, una cosa che ho imparato moltissimo è lavorare con le prime donne. Viene proprio dalla riga questa cosa che sono le prime donne, sono le cantanti, e lavorare con loro ti insegna ad essere diplomatico. Devi impararlo perché hanno degli ego molto forti, giustamente sono delle grandissime e dei grandissimi artisti, e allo stesso tempo devi imparare come prenderli, come fargli fare quello che poi io facevo l'aiuto, quindi quello che il regista voleva che loro facessero, e io venivo un po' mandato come il gladiatore nella Fossa dei Leoni, vai a parlare con Mirella, E tu andavi, ti e io buttavi. andavo, sì. Ma mi ricordo, appunto, mi ricordo un fallimento, ma è dai fallimenti che si impara, perché stavamo mettendo in scena l'Eugenio Onegin di Tchaikovsky, e c'è questa scena iniziale in cui viene presentata la soprano che poi si innamorerà di Onegin, e Onegin stanno aspettando lei e il fidanzato in questo momento di questa qui, e lei li aspetta in giardino seduta su una chaise longue, almeno così la immaginavamo, e quindi no, li vede, sente dei rumori, si alza sulla chaise longue, inizia a dire, poi viene in piedi e finisce di cantare l'aria. Allora dice no, dovresti cominciare seduta, no, sdraiata, no, sdraiata non posso, ma allora prova a metterti un po' così, no, guarda, è proprio impossibile, non lo posso fare, guarda, allora cominciamo che stai seduta, no, non posso, dice va bene, falla come vuoi, e lei scappò in lacrime dicendo che io ero un mostro. No! L'hai traumatizzata! Ho sbagliato io, perché poi uno deve imparare a parlare con le persone, capire l'angolo di come si trattare, e questo quello deve essere molto difficile. È uno comunque. skill, sì, ma è uno skill molto molto importante in sala di montaggio, perché ti confronti con personalità forti con cui vuoi collaborare, e devi fare in modo che tutti e due insieme, o tutti e quattro, tutti e 10, quanti si è nella sala di montaggio, nel team di filmmaker che creano un'opera, sia una pubblicità, un film, un documentario o un'opera d'arte, devi creare un coso in cui tutti sentiamo che stiamo facendo la stessa cosa bella tutti insieme. Io l'ho imparato lì. È molto interessante questa cosa che dici, perché invece effettivamente uno non ci pensa, però quando stai in sala montaggio con il cliente, il regista, devi far sentire che sono in buone mani, anche perché sei tu poi che stai andando a costruire quella cosa. Sì, devi far sentire che sono in buone mani, devi rassicurarli, aiutarli, cioè portare il tuo valore aggiunto al progetto, quale che sia, ma ancora più importante devi cercare di far sì che tutti siano convinti di stare, dobbiamo essere nella stessa, tutti nella stessa direzione, no? C'era Cartier-Bresson, il fotografo, che diceva no, quando fai una bella fotografia è perché l'occhio, il cuore e la testa sono tutti nella stessa direzione, e così bisogna essere tutti col cuore, l'occhio e la testa nella stessa direzione, perché così fai una cosa più bella. Sì. Cercare di aiutare a trovare tutti quello che è un progetto comune, un'idea comune che sia forte per tutti. Anche perché poi penso che una volta che lo si legge poi nel lavoro finale, quando questo accade. Sì, assolutamente sì, nella mia esperienza è la cosa fondamentale, che anzi, i lavori che non funzionano è proprio perché in qualche modo la maionese impazzisce. Esatto. Appunto, hai lavorato con tantissimi registi, ne voglio citare solo alcuni, come ho citato nell'introduzione: Spike Lee, Wim Wenders,
ma ad esempio anche Ellen Kuras, Floria Sigismondi, James Gray, Craig Gillespie, Joel Schumacher, Wally Pfister, Michael Haussmann. Una mia curiosità è come ci sei arrivato poi a lavorare con questi grandi nomi? La cosa bellissima di lavorare con i registi, i registi di questo calibro, questi registi così bravi, è che loro vedono quello che tu non vedi, ti sorprendono sempre, no? Molto spesso come montatore accade che tu stai facendo quello stacco lì, ma in realtà tu stai pensando 6, 7, 8 stacchi down the road, cioè non stai lavorando su quel momento lì, e molto spesso senti il commento che è su quella cosa lì che stai facendo, ma tu quella cosa lì la stai facendo perché hai già preso 6 o 7 o 8 decisioni. Sì. E mi ricordo che quando lavoravo con Wim Wenders, io ero lì, lui mi dice una cosa e io gli dico sì, ma però poi succede questo e quest'altro. E lui è invece andato avanti, lui era 24 stacchi davanti a me. E mi ha quindi lanciato questa palla lontanissima e io dovevo correre ed acchiapparla. Wow. E questo è fondamentale. L'altra cosa bellissima che mi hanno raccontato, che però è un'arma a doppio taglio dall'altro, è che proprio siccome molto spesso ti sorprendono perché vedono o sentono delle cose che tu ancora non hai scoperto nel materiale, nella cosa che stai facendo, che bisogna provare tutto, che non c'è una cosa che è vietata in sala di montaggio, anzi bisogna provarla, perché molto probabilmente, se si è fortunati, ci sarà una terza cosa che ti verrà in mente. Sì. Cioè, no? Che è la cosa bella quando si lavora con i registi, e con loro funziona così, nel senso, no? Tu hai un A, loro ti propongono un B, ma in realtà tutti e due stiamo cercando C o D o E, capito? Un'altra idea che ancora non abbiamo scoperto ma che dobbiamo scoprire insieme. E quindi è sempre una sperimentazione su sperimentazione. Sì. Poi l'altra cosa che questo tipo di registi normalmente ti insegnano è che loro ti scelgono perché sei tu. Non scelgono yes man, non hanno una necessità di qualcuno che gli dice sì, questa è una buona idea. No, loro vogliono una persona che gli dica no, c'è quest'altra idea. Wow. E quest'altra idea è più forte, oppure ti aiuta a trovare appunto quell'altra idea. Senti, ti volevo chiedere, si parla spesso del fatto che il montaggio è scrittura e che alla fine effettivamente la storia si crea tramite il montaggio. E ti è mai capitato di dover riscrivere una sceneggiatura tramite il montaggio? Beh sì, il montaggio è sicuramente scrittura. Come forse la prima risposta a questa cosa qui, forse quella più chiara, ormai se io monto un film documentario non lo monto a meno di non avere anche il writing credit. Cioè, insieme ad altri, insieme al regista, agli sceneggiatori, a chi ha avuto l'idea, ma se io monto un documentario devo essere fra gli scrittori del coso, se no non lo faccio. Perché non... Che dovrebbe essere una cosa che dovrebbero fare più spesso. Sì, però è una battaglia molto dura e molto difficile. Immagino. E spesso succede che non monto delle cose perché io mi sono posto questo come regola. E quindi sicuramente diciamo, nel documentario il film viene scritto al montaggio. Prima esiste un'idea, ma non esiste il documentario. Poi spesso in tutti i film di narrativa che ho montato, poi non è che cambi la sceneggiatura completamente, non è che tutto a un tratto Francesco invece di innamorarsi di Laria si innamora di Antonietta, ma magari ti rendi conto che quel dialogo che sta alla fine, se lo sposti a metà o addirittura all'inizio, certe volte lo puoi fare, certe volte no, certe volte devi trovare il modo di farlo, in realtà quel dialogo lì ha una risonanza completamente diversa, un'emozione completamente diversa e crea un risultato completamente diverso. Poi ultimamente mi è successo spesso di essere chiamato a risolvere dei documentari. Risolvere in che senso? Nel senso che il documentario non funzionava e c'era bisogno di qualcuno che lo facesse funzionare. Per esempio... E quindi chiamiamo Marco. Sì, più o meno quello che è successo, anzi era chiamate Marco. Per favore, disperati. Ho fatto questo documentario che ha aperto il Festival di Tribeca l'anno scorso con Charmin Nobachinoy, che ha vinto 2 premi Oscar
per il miglior corto documentario, e Trish Dalton, che era un documentario per Disney Plus e Hulu, e loro erano un annetto che montavano ed erano un po' incastrate, e il loro editorial advisor ha visto il documentario e ha detto: dovete chiamare Marco, he will fix it, lui lo sistemerà il... E nella pratica come si risolve cioè come è sistemato? Intanto è come al solito identificare i problemi. Esatto. Quindi tu sei almeno nel mio percorso. Allora, qua fa tutto schifo. No, in realtà io sono partito dal fatto che Diane è una donna di un'intelligenza, di uno charme, di un'ironia incredibile, oltre che di una bellezza incredibile. E lei era il protagonista perfetto. Quindi lei mi è piaciuta tantissimo e ha giustificato dire: sì, questo è un problema un film con molti problemi, ma dove ho un core, cioè c'è un cuore solido su cui si può costruire. E poi lì ti metti a lavorare, e sicuramente il film aveva un problema che era troppo lungo, ma non era solo che era troppo lungo, era proprio che aveva un passo che non era quello di Diane. Diane von Furstenberg è una che viveva nel jet set, è figlia di una sopravvissuta ad Auschwitz, incontra il principe Egon von Furstenberg, si innamorano, si sposta a New York, a 21 anni diventa miliardaria perché si inventa il wrap dress, no? Poi a quel punto gira il mondo, cioè i cosi sono vestiti, cioè tutte le donne d'America moderne si mettono il vestito di Diane. Lei esce con Mick Jagger, David Bowie, Andy Warhol, cioè era una donna rock and roll che viveva a una velocità della luce, e invece il film procedeva era lento. Sì, non era solo lento, era proprio un passo che non era il passo di Diane. Diane viveva con dei leap, con dei salti incredibili. E allora ci voleva una cosa che avesse quell'energia lì, perché sennò non rispondeva. Oltretutto era un documentario, diciamo, soi-disant, anche di moda, seppure era il racconto della storia di questa donna bravissima e di grande successo, e quello doveva entrare, cioè dovevamo trovare il modo di riuscire a farlo così. Mi chiedevo, hai un genere preferito su cui lavorare? Ad esempio adesso mi stai parlando tanto di documentari, però preferisci montare pubblicità, cinema? A me piace cambiare dall'uno all'altro. Ok. A me piace fare un po' di tutto. Sì, mi piace fare un po' di tutto, ma anche perché, almeno nella mia esperienza, sono stato fortunato, e tu porti una cassetta degli attrezzi diversa in un mondo che non si aspetta quella cassetta degli attrezzi. Quindi ogni tanto fai delle cose che puoi fare in un documentario, invece ti metti a farle nel cinema, e questo crea nella mia opinione, una freschezza in quello che fai. Assolutamente. Che non c'è, cioè nel senso, in pubblicità non si fanno una serie di cose, ma poi tu invece no, questa cosa qui al cinema la faresti solo al cinema, e io però la faccio anche in pubblicità. Un po' viene insomma da questo mio piacere di cosare, un po' anche dal fatto di aver avuto la fortuna di avere l'esperienza, e quindi di sapere che quella cosa lì cioè potrebbe funzionare qui, quindi poi la trovi, e se veramente funziona poi diventa un oggetto che brilla in qualche modo. Sì, non è fatta a caso. E ti è mai successo che ti abbiano criticato questo tuo inserire elementi che magari non appartenevano al linguaggio? Sì e no, cioè poi dipende, nel senso che sai, è molto importante scegliere i progetti. Sì. E quindi ogni tanto capisci che quel progetto lì ma non è giusto per te, cioè sicuramente mi piace cambiare, ma non tutti i progetti sono giusti per me, non tutte le situazioni, non tutti i team o le alchimie, perché poi certe volte magari lavori benissimo con un regista, ma la situazione intorno, benissimo con un produttore o con un creativo, ma tutto intorno alla situazione non c'è un'alchimia per cui permette a nessuno di esprimersi al meglio. È quello che, come si diceva prima, quello che è importante è che tutti si esprimano al meglio, e per la cosa che stiano facendo gli diano the best shot. Sì, è vero. Ti volevo chiedere, visto che appunto tu lavori con l'Italia, Los Angeles, Londra, ci riesci un po' a dire le differenze che noti tra lavorare appunto con l'Italia, con l'estero, se noti addirittura delle differenze tra lavorare con l'America e lavorare con Londra?
Sì, ci sono tantissime differenze. Poi per fortuna il cuore del lavoro è lo stesso, diciamo. E quando lavori con le persone giuste il rispetto del lavoro reciproco è ugualmente profondo. Però ci sono soprattutto nella pubblicità delle differenze strutturali molto molto importanti. E sostanzialmente la più grande differenza che c'è con gli Stati Uniti è che mentre in Italia e in Inghilterra io passo l'80% del mio tempo con il regista e un 20% circa con l'agenzia ed il cliente, invece in America questo è ribaltato. Il tempo che hai a disposizione del montaggio è molto di più, ma tu passi il 20% o anche meno con il regista e tutto il resto del tempo con l'agenzia. Con l'agenzia cliente. Però l'altra cosa che ho imparato è che, diciamo, da un lato uno dice ma cosa fate 3 settimane con il cliente? Deve essere una cosa e ogni tanto è sfinente naturalmente nei progetti sfortunati, ma nei progetti fortunati c'è un lavoro sulla comunicazione che viene fatto dai creativi dove è il tempo di farlo. Cioè tu monti eccetera e poi ti rendi conto per tante ragioni che non hanno nulla a che fare con il fatto che non hai fatto lo spot bene, hai fatto lo spot, il girato il più bello possibile, ma poi quando poi lo metti insieme, cioè hai trovato la musica giusta, eccetera, eccetera, in realtà quel claim non funziona più. Quella cosa lì bisogna cambiarla e nelle timing europee in particolar modo, quelle diciamo nella mia esperienza adesso dell'Italia ricordo, cioè ho poca esperienza attuale, ma sicuramente di quando lavoravo qui di più, non c'è quel tempo lì. Cioè tu ti rendi, e tutti magari ci si rende conto, i direttori creativi di talento eccetera si rendono conto che quel claim, no aspetta bisogna trovargli un'altra, no, dobbiamo cambiarlo un pochettino. Invece e non c'hai tempo perché ormai quello è stato approvato dai legals, non c'è tempo per ripassarlo dagli avvocati, quindi non c'è tempo di passarlo agli avvocati un'altra volta eccetera, perché bisogna andare in onda fra 5 minuti e quello secondo me invece è una cosa che rende tanta della pubblicità molto bella americana più bella proprio per quello, perché tu hai quel momento di pensiero. E visto che il nostro pubblico in generale è prevalente solo italiano, puoi spiegare che cos'è un editorial? Beh, l'editorial è proprio, cioè, forse la traduzione più giusta sarebbe una società di montatori. Ok, esatto. Cioè è un posto dove trovi gli editor e quindi editorial, che non ha nulla naturalmente a che vedere con editoriale nel senso l'editoriale tipo giornale. Del giornale, esattamente. Nell'introduzione ho parlato di Union Editorial. Ci parli di che cos'è? Beh, un editorial è appunto un grandissimo editorial, che è un concetto che qui in Italia non c'è poco, non c'è tanto, o non c'è quasi affatto, e esiste nel mondo anglosassone e sostanzialmente è una società di montatori che normalmente fa partnership con 1 o 2 produttori per aiutare a supportare le produzioni nella realizzazione di pubblicità, film, eccetera. Union per me è famiglia sostanzialmente, poi loro sono molto, è una bellissima società che siamo 9 partner, tutti montatori molto molto bravi, abbiamo un'altra decina di montatori nel nostro roster, un editorial partner a Londra che è Marshall Street Editors, e facciamo un po' di tutto, perché siamo nati come montatori di pubblicità, ma in realtà tutti noi o la stragrande maggioranza dei partner sono anche montatori di cinema o di documentari, che rende Union abbastanza speciale nel panorama americano, perché normalmente gli editorial si occupano solo di pubblicità, mentre noi siamo sempre occupati anche di molti di noi anche di cinema, e i produttori capiscono questo desiderio di fare queste cose, quindi ci permettono magari di star via 4-5 mesi per fare un film, ma per di più questa cosa ha creato secondo me un meccanismo virtuoso, per cui noi a un certo punto siamo diventati abbiamo aperto Union Entertainment Group, okay, che è una casa di produzione in cui noi coproduciamo i film. In realtà
offriamo in cambio di equity di proprietà del film i nostri servizi come montatori, come supervisori della post-produzione, eccetera, eccetera. Abbiamo prodotto film Arctic con Mads Mikkelsen che è stato al Festival di Cannes, insomma, e varie cose. Questo poi ha portato adesso a lavorare tantissimo con Netflix. Anche lì è un po' simile, se ne occupa più il mio partner Jim Haygood, che è il montatore di Fight Club, tanto per dirne uno, di Where the Wild Things Are. No, Jim è un straordinario, bravissimo. No, io sono il meno bravo di un gruppo di montatori fortissimi. Beh, però se intanto ci sei dentro vuol dire che anche tu sono fortunato. Non sei male, direi. No, non è solo questione di fortuna, io non ci credo nella fortuna troppo. Dove ci vengono affidati da Netflix delle serie documentarie in cui ancora non si è trovato il bandolo della matassa, e lui li aiuta, o noi li aiutiamo, un po' come io ho fatto col film di Diane, col film della Reggae Girls, a sbrogliare questa matassa e a trovare il modo la soluzione. E poi naturalmente facciamo tanta pubblicità, insomma. Anche quella, perché quella deve esserci, perché sennò tu non sei contento, bisogna sempre avere un po' di balance. Proprio così. Esatto. Prima hai spiegato che cos'è un editorial, ti chiedo di spiegare ai producer italiani che cos'è un'agenzia di post-produzione. Forse è più interessante spiegare perché è necessaria un'agenzia di questo genere, un'agenzia che rappresenti i talenti della post-produzione. Secondo me è necessaria perché comunque, proprio il fatto già che li chiami talent e che quindi hai dei talent manager, purtroppo so consegnare le cose quando vanno consegnate, ma se devo parlare che si comincia di venerdì, di sabato, di domenica, io non c'ho idea, perché anche oggi farei fatica a dirvi che giorno è della settimana. So che è il 10 perché devo essere qui, ma potrebbe essere mercoledì come potrebbe essere giovedì o sabato. E quindi ovviamente a me aiuta moltissimo una persona che gestisce tutte queste cose qua. È meglio che io occupi il mio tempo, la mia testa e le ore che ci sono nell'arco di una giornata, incluse tutte le cose che uno deve fare, mangiare, occuparsi della famiglia e quant'altro, che siano concentrate nel fare quello che devo fare, ovvero fare il montaggio. Non mi stanno assumendo per gestire quando salgo sul treno, così, oppure per verificare se la mail del materiale arriverà all'indirizzo giusto o non arriverà all'indirizzo giusto. Io sono pagato per fare il più bel montaggio possibile, e oltretutto alleggerisce di molto il load, il carico di lavoro che ha il montatore, per permettergli poi invece di pensare alle cose vere, quali sono i problemi di quel film lì, di quello spot, di come faccio a risolverlo. Tutti i problemi, iniziare a pensare a tutti i problemi. Come lo facciamo bello, insomma. No? Certo. Siamo arrivati al momento pony. Che cos'è il momento pony? Non è un cavallo, anzitutto. Il Pony Express, nella post-produzione, consegna un hard disk con materiale di valore. Ma noi no. Noi abbiamo però un corriere speciale che consegna commenti, delle critiche, che noi ti andremo a leggere e commenteremo. Marco Perez è un editor straordinario, ma a volte il suo stile sembra troppo sofisticato per alcuni progetti commerciali. Diciamo quindi che forse torna un po' quella cosa che dicevamo prima, del fatto che magari su certi progetti pubblicitari un'impronta un po' più che magari si adatta ai documentari, al cinema, magari stona un po'. Credo che sia assolutamente vero, però allo stesso tempo io credo che in realtà questa della sofisticazione è molto spesso più una paura che una realtà. Cioè molto spesso si ha paura che il pubblico non sia sofisticato abbastanza, e in realtà da secondo me capire. Il pubblico capisce molto di più di quanto non gli si dia credito, e anzi molto di più di quanto noi non sappiamo. No? C'è una storia divertente, ma che in qualche modo così, che c'era Stanley Kubrick che diceva, no, ma i bambini non hanno bisogno non hanno bisogno di essere alfabetizzati sul racconto visivo, lo capiscono.
C'è un'inquadratura della Luna, poi c'è l'inquadratura della base stellare e la base stellare è sulla Luna. Sì. Non c'è bisogno Mi ricordo di averla dire... studiata questa cosa di Kubrick, sì, è dei bambini. Però allo stesso tempo quello che uno deve stare attentissimo è che questo tipo di sofisticazioni devono essere giuste per quello che stai raccontando, soprattutto in pubblicità. Nella pubblicità la chiarezza del messaggio è fondamentale. Una cosa che si impara moltissimo lavorando negli Stati Uniti, che io ho imparato moltissimo negli Stati Uniti, è proprio che il lavoro che fanno i direttori creativi bravi è proprio questa della pulizia del messaggio. Il messaggio deve essere chiarissimo e cosa. Ma non è lo stile che usi a non rendere il messaggio chiaro, è il messaggio che deve essere chiaro e lo stile che usi deve essere giusto per il messaggio che stai raccontando. Assolutamente. E questo secondo me viene tutto dall'esperienza, cioè tu arrivi a capire quando è giusto utilizzare un tipo di tecnica, un tipo di, se hai esperienza. Sì, sicuramente quella ti aiuta moltissimo. Infatti molto spesso quando mi capita di fare delle masterclass e di insegnare, dico agli studenti che sono fortunatissimi, perché loro possono fare gli errori. Hanno tutto il tempo che vogliono e possono fare tutti gli sbagli che vogliono, che è un lusso che poi dopo, quando cominci la vita professionale, non ti puoi più permettere. Non puoi più permetterti. Tu non puoi permetterti, cioè, il tempo è comunque finito, anche nei progetti ricchi, eccetera, tu hai un tempo finito perché devi realizzare una certa cosa in quel tempo lì, o con quel budget lì, anche se il tempo non è una cosa. E quindi no, il numero di errori che puoi fare diminuisce drasticamente. Guarda, questa riflessione che stai facendo si aggancia bene alla prossima domanda che ti volevo fare, e cioè quali sono le cose che avresti voluto sapere della carriera di editor, del mestiere dell'editor, prima di iniziare? Cioè, io avrei voluto capire prima che il montaggio è un mestiere socratico, ovvero che è un mestiere in cui... Mi piace questa cosa del... sì, nel senso che insomma adesso così vengono un po' fuori i ricordi del liceo, ma cioè lui, Socrate, era sposato con una donna che faceva la maieutica, ovvero aiutava i bambini a nascere. E il montatore fa quello. Noi aiutiamo questo bambino che è di un altro a nascere e vogliamo farlo nascere il più sano, il più tranquillo, quello che si diceva prima, no? Fare in modo che la sala di montaggio sia un posto dove si lavora creativamente, perché se invece siamo tutti stressati, arrabbiati, con la paura che la deadline ci taglierà la testa, che non riusciremo a finire, ovviamente il prodotto che facciamo risentirà di tutte queste cose. Ugualmente appunto la moglie di Socrate cercava di far sì che questo bambino che non era il suo poi nascesse il più sano possibile, potesse andare a correre, a giocare, ad essere felice liberamente. Questo è quello che facciamo noi, non lo facciamo per, capito? Cioè, lo facciamo per noi perché quest'atto è bello, ma poi il film non è di Marco Perez, è giustamente di chi l'ha scritto, di chi l'ha diretto, eccetera, eccetera. Io sono uno che collabora a fare questa cosa più bella possibile. Volevo parlare di un film che hai montato, che è A Beautiful Course, e volevo chiederti come è stato lavorare su questo film, se ci puoi raccontare un po' di che cosa parla, senza spoiler per chi non l'ha visto, un po' dietro le quinte, per capire un po' anche tu come ti approcci al montaggio cinematografico. Sì, no, di A Beautiful Course sono molto fiero, è un film che è molto abbiamo scelto il lavoro vicino giusto. al cuore, sì, sicuramente. Beautiful Course è un film molto indipendente, molto indipendente, che ha una sua stranezza che è quello che ne fa la bellezza. La storia, senza fare tanti spoiler, ma sostanzialmente in quest'isola nel mezzo di non so dove, nel mezzo del mare, come tutte le isole, tutte le persone dell'isola hanno cominciato ad addormentarsi dove stanno, così, di botto, tutto a un tratto. E questo contagio si stava espandendo a tutta l'isola, quindi l'isola viene chiusa e un fotografo
decide di andare a fare un servizio fotografico, quindi entra clandestinamente nell'isola e inizia a fotografare queste persone. Mentre noi siamo lì, in realtà capiamo che lui non è tanto lì per lo scoop fotografico, ma perché l'anno prima era stato lì e si era innamorato di una ragazza dell'isola. E non aveva mai avuto il coraggio di dichiararsi. E mentre esplora l'isola trova, la incontra. E la incontra addormentata in casa sua, sì. eccetera. Di che anno è? L'abbiamo fatto, dunque, è stranissimo perché noi abbiamo fatto questo film nel 2019 e l'abbiamo finito giusto appena prima della pandemia, ma in realtà è un film di strade vuote, di dove non c'è niente. Ecco. Era impressionante, cioè c'era, quando poi abbiamo fatto siamo stati a 37 festival, abbiamo vinto dico 37 premi, è probabilmente un underestimate, cioè mamma mia, anche di più, dato proprio bene. E diciamo ci sono tante scene belle di cui sono fiero e principalmente sono questi dialoghi. In realtà forse una delle mie preferite è proprio il primo dialogo fra il nostro protagonista e questa ragazza di cui è innamorato, perché in realtà sono dialoghi che lui si immagina, e quindi perché lei è addormentata, però poi a casa sua trova un diario, vede che gli piacciono i pomodori perché c'è un sacco di pomodori in frigo, poi scopre, lui piano piano conosce questa donna di cui si è innamorato, ma perché semplicemente era una bella ragazza, l'ha vista di lontano al ristorante dell'isola. Io ho vinto 2 Best Editing Awards per A Beautiful Curse, ma quello di cui sono più fiero in realtà è Best Performance per il protagonista maschile. Perché è sono molto fiero perché è una performance molto costruita in montaggio. Sì, tu aiuti tanto. Sì, non è solo aiutare, era proprio costruire una forma, no? Costruire una forma, questa cosa, no? Che vedi lui che ha una faccia intensa e pensa e poi senti quello che dice o senti quello che dice lei, lui reagisce a quello che dice lei, ma lui in realtà lì non stava reagendo a quella frase che io gli metto sopra, ma stava magari rispondendo a qualcosa che gli ha detto il regista o a una frase 6 pagine dopo nello script, però poi invece la prendi e del trasformarla di contesto, è per quello che sono molto fiero di questi. Allora, devi sapere che io sono una grande fan di Wim Wenders e quindi ti volevo chiedere come lavorare con lui, com'è lui come persona. Lui è un personaggio straordinario, è molto bello, molto emozionante, nel senso che è molto challenging lavorare con Wenders, è uno che ti spinge così veloce, bravo, visionario, che ti spinge. Io avevo sempre la sensazione che dovevo correre più forte, non potevo stare fermo un attimo. Wim mi ha fatto uno dei complimenti più grandi di tutta la mia vita, perché eravamo alla fine di questo grosso lavoro per le Ferrovie dello Stato e con lui abbiamo montato il montaggio principale, che erano 90 secondi con un taglio a 60 mi pare, e alla fine si doveva partire e io dovevo montare altri 6 pezzi a Roma con l'agenzia, e lui non sarebbe venuto a Roma, eravamo a Dortmund, dove Wim Wenders è nato. E lui a un certo punto, quando ci stavamo per salutare, chiama tutti nella sala riunioni dell'editorial, del studio montaggio dove stavamo lavorando e di post-produzione dove stavamo lavorando, inizia a dire che il progetto era molto contento, che era molto soddisfatto del risultato generale di questo spot, eccetera, di come tutti insieme avevamo lavorato molto bene, e poi a un certo punto dice: e poi sono molto contento che adesso andate a Roma e che a Roma ci sarà con voi Marco, perché Marco ha i miei occhi. E io mi viene ancora la pelle d'oca, no, ci credo. ma e per poco non cado giù per le scale, perché mi era come rischiavamo di perderci Marco così. E quindi sicuramente mi ha fatto uno dei più grandi complimenti della mia vita, e lì gli ho detto, perché non gliel'avevo mai detto, ma una delle ragioni per cui, oltre quella che ho raccontato prima, per cui io faccio questo mestiere, perché io 2 notti di seguito vidi 2 film. Un film era 8 e mezzo di Fellini,
E il secondo era Paris, Texas, di Wenders. Cioè, io non pensavo che col cinema si potesse fare delle cose così, che si potesse fare l'arte. Lo scoprì a 16 anni e gli dissi questa cosa qui. E lui, che appunto, che è così timido, fece un mezzo sorriso e poi mi abbracciò e dice cioè, ci rivediamo presto. Mamma mia. E io non glielo volevo dire subito. Sì, no, infatti perché magari poi sembrava... Captazio benevolenza non certo. bisognava farlo, però alla fine volevo dirglielo perché era vero. Era per quello che ero così, che avevo bisogno, no? Quando ero seduto accanto a lui in mezzo alla notte, che erano tutti e due svegli, io non ci potevo credere che erano sembrati di sognare ad occhi aperti. Certo. Pensa che io al liceo mi avevano fatto vedere Il cielo sopra Berlino e io quando l'avevo guardato, tipo all'inizio ero tipo no, perché mi stanno facendo vedere sta roba? E io poi quando l'avevo guardato mi ero detta cavolo, io voglio fare questo, io voglio lavorare in questo ambito perché questo qua, ma cosa ha fatto? Mi aveva colpito e non capivo perché. Sì, quindi me lo dicevo, io voglio studiare per capire perché. E ieri, studiando per la tua intervista, ero nella mia stanza. Io nella mia stanza ho tipo un micro poster di Perfect Days di Wenders. Tipo alzo lo sguardo, stavo studiando così, alzo lo sguardo e ho davanti questo posterino e ho detto madonna. Cioè, vi devo mandare la foto torna. che ho io di Wenders, ragazzino, con lui con le forbici. No, cavolo, sì, basta. Fine mio momento, fan, basta. Ultimissima domanda. La domanda del podcast, e cioè, Marco, perché sei iconico? Perché c'ho l'R moscia. Beh, vero? Che non è molto visivo, quindi non è molto iconico, però... Basta questo? Sì, penso che quello... No, esatto. dai, per favore, dai, anche per altro. Sì, no, guarda, non lo so, io sono... Penso che ognuno di noi è speciale a suo modo, no? Che ognuno di noi parla della persona che è quando fa le cose e quindi è a suo modo iconico. E io a questo ci tengo molto. Cioè io trovo che sia molto importante nel cercare di riconoscersi nelle cose che si fa ed è per quello che forse io sono iconico. Ci tengo molto a insegnare ai giovani, a chi è più giovane di me, a fare il lavoro, a fare in modo che lo facciano bene, a fare in modo che diventano migliori. Cioè, cerco di far sì che la Moviola sia un posto dove insomma ci divertiamo e dove insieme giocando facciamo la cosa più bella del mondo, perché siamo fortunati, facciamo tutti un lavoro che è bellissimo. Cavolo, sì. E abbiamo la fortuna che quando la sala si spegne e comincia un film, oppure quando sta per cominciare uno spot, noi dentro il cuore speriamo di vedere lo spot più bello del mondo, il film più bello della nostra vita. Noi non siamo seduti nella sala o apriamo un libro, non dire adesso mi leggo una schifezza, siamo lì pronti ad essere, c'è il cuore di tutti noi. Questa è un'opportunità che è una benedizione per noi che facciamo questo lavoro, perché è bellissimo. Nessuno ce l'ha. Grazie perché hai detto un sacco di cose che, wow, tra la maieutica, questo, di tutto e di più. Ne esco arricchita. Meno male. Quindi ti ringrazio per essere stato qua e se vuoi fare un saluto per i nostri ascoltatori. Beh, insomma, grazie intanto di avermi ascoltato fino a questo punto, perché sei stata dura, sono sicuro. E poi spero che questo insomma faccia venire curiosità di vedere tutti gli altri, perché io ho visto quelli dell'anno scorso e mi sono piaciuti un sacco, quindi li guarderei con attenzione anche questi di quest'anno. Anche questa puntata dell'Iconic Podcast si conclude qui. Vi aspetto alla prossima puntata con un nuovo ospite iconico. Seguiteci su Instagram e TikTok per contenuti extra, curiosità, dietro le quinte, anticipazioni o per inviarci le vostre domande e suggerimenti. A presto!